Salve Marcellino. Sappiamo che lei ha una carriera da broker assicurativo, che tuttora pratica. Nel dicembre del 2016 ha deciso di riaprire la Taverna dell'Arte. Ci racconta cosa l'ha portato ad entrare nel mondo della ristorazione e come gestisce la sua doppia professione? Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità che ci offrite e vi dico questo, probabilmente si sente un po' di rumore che stanno lavorando in cucina. Allora, la grande passione per la cucina mi è nata da quando avevo circa 6-7 anni, perché avevo questa signora di Castellammare che stava sempre con noi, che praticamente mi ha insegnato un po' tutto. Andando un po' più avanti degli anni, 14-15 anni, la mia vera passione erano i cocktail. Alle mie feste si fidanzavano tutti. Poi ho cominciato a leggere libri di cucina, giornali, mia madre era fissata con la cucina italiana, eccetera, eccetera, e quindi ho cominciato a leggere Scofià e tutta una serie di cose, quindi grande passione. Tant'è che a casa, quando preparavo la cena per gli amici, mia moglie diceva: ma l'invitato e il piatto sono gli amici. Io dicevo: il piatto? Io penso, studio un piatto, parlo con 3-4 fornitori, vado a rompere le scatole a tutto il mondo e poi decido chi invitare. Poi la Taverna dell'Arte è un posto dove io venivo sempre da ragazzo, amico del grande Alfonso, indimenticato Alfonso. E l'altro particolare è questo, che io nella mia attività di broker assicurativo lavoravo per un lungo periodo con Francesca Schiavo. Francesca era la mia collaboratrice, che amava anche lei la cucina, faceva anche un po' di catering, eccetera, per cui mettemmo a punto proprio uno studio su come aprire un ristorante, quali erano i calcoli, quali erano le cose. Ovviamente la pianta centrale è lo chef, per cui se non sei del mestiere o lo chef ci devi fare la società. Ma per fare una società tu devi avere una persona che abbia la tua stessa identica visione, se no è inutile, insomma, perdiamo tempo. Marco Di Martino, figlio di Federica Brancaccio e Antimo Di Martino, l'ho visto nascere. Quando lui aveva 12 anni già parlavamo di cucina e c'era già proprio una visione proprio unica. Per quanto riguarda la mia semiconversione, è che arrivato a 58 anni mi sono posto la domanda: morirò continuando a fare polizze o voglio morire contento? E ho deciso di morire contento. Ho cominciato a cercare dei posti e delle cose, a un certo punto vedo che si cede la Taverna dell'Arte. Ho detto: ma non può essere quello, questo è un gioiello, è una cosa unica. E invece era proprio questo, mi butto a capofitto in trattativa, 4 mesi di trattativa, nel frattempo contatto Marco e dico: senti, sto trattando la Taverna dell'Arte, tu che vuoi fare? Vuoi lavorare con me o vuoi lavorare per me? La prima risposta è stata: voglio lavorare con te. Ho detto: e questo volevo sentirmi dire. Dico, dopodiché silenzio in questa telefonata e lui mi fa: sai, mamma l'altro giorno mi diceva, per te vedrei bene un piccolo ristorantino tipo la Taverna dell'Arte. Bingo. Questo è un po', diciamo, diciamo come è nata la cosa. Io continuo a fare l'assicuratore, il broker la mattina un paio d'ore, ho detto il medico: non più di 2 ore, sono di a noi. Come mai una volta acquisito il locale ha voluto continuare la tradizione della taverna invece di stravolgerne l'identità? Allora, devo dire questo, che io prima di aprire la taverna, diciamo, erano almeno 2 anni che non andavo più a mangiare al ristorante. Quando arrivato qua, conoscendo perfettamente la cucina di Alfonso, ovviamente i canoni erano gli stessi, ovviamente rivisti con un occhio diciamo un po' più moderno, perché comunque nel frattempo erano passati 25 anni. Per esempio lui faceva questa zuppa di lenticchie e castagne, che era una cosa divina. Noi facciamo una zuppa di lenticchie e friarielli, con pezzetti di salsiccia dentro, una cosa così. Però voglio dire, richiamiamo alla memoria quello che stava, ma non possiamo fare il suo piano. Il locale è una taverna storica, dunque cosa significa per lei mantenere questa tradizione e cosa differenzia dai ristoranti e trattorie moderne? Con la forte presenza turistica nel centro storico, come riesce a bilanciare le aspettative della clientela straniera e locale, rispettando l'identità napoletana del locale? Noi, questa taverna ha una sua identità, un suo calore, una sua particolarità. Ecco, non è un ristorante tradizionale, è un posto dove si va e si sta tranquilli, si sta bene. La selezione della clientela è molto importante, cioè, a me non interessa gente che spende un sacco di soldi, mi interessa la gente che viene, sta bene, sta contenta, eccetera, eccetera. E quindi il discorso di accoglienza. E questo è stato notato dai vari bed and breakfast che stanno nella zona, i quali mi mandano in continuazione persone che tornano con dei feedback estremamente positivi, quindi fanno recensioni positive a loro, a noi, eccetera, eccetera. Come riesce a mantenere la tradizione? Proponendola. Per esempio il baccalà, noi facciamo un baccalà fritto che è impanato col pane del giorno prima e poi fritto. Che vuol dire? Vuol dire che il pane frigge, ma il baccalà no.
quindi è come fosse cotto a vapore, però è un baccalà fritto. Allora la tradizione c'è, però c'è anche una tecnica voluta dal chef Marco Di Martino che ti porta a aumentare determinati sapori, condito poi con varie creme, con varie cose, eccetera, eccetera. Qua da noi non troverete mai spaghetti a bomba. E nello specifico, diciamo, come accoglie i clienti e cosa fa per farli sentire a casa e per appunto amplificare questa sensazione? Guarda, così familiare innanzitutto la cura della clientela passa per la cura della sala e quindi delle persone che lavorano in sala così come quelle che lavorano in cucina. La cosa fondamentale è che queste persone si sentano parte di una squadra. Per fare questo ovviamente sono tutti quanti con contratti regolarissimi, a tempo indeterminato quasi tutti, quindi si sentono nel discorso, non sono estemporanei. Innanzitutto parlano perfettamente l'inglese e questo è molto importante perché il dialogo è fondamentale. Ovviamente devi capire se quello vuole dialogare, devi rompere le scatole a tutti i costi. Noi quando facciamo i piatti, anche i nuovi piatti, tutti assaggiano i vari passaggi. Cioè praticamente un piatto prima che arriva a tavola ha perlomeno 6-7 passaggi. Perché? Perché devono sapere perfettamente come è partita l'idea e come è arrivato il prodotto finito. In modo tale che se c'è il cliente che può essere interessato, che vede, due parole gli spieghi come è nato il piatto. E poi c'è un'altra cosa, chiunque esce da questo locale che ha speso €1 o ne ha spesi 100, viene accompagnato alla porta, ringraziato, aperta la porta, chiusa la porta, eccetera, eccetera. Dunque magari relativamente ad Alfonso Gallotti. Quando siamo arrivati, abbiamo aperto la taverna, io ho cominciato a fare un po' il giro dei barcarini della zona, cioè per portare le nostre brochure. E sono arrivato a quel bar che stava a fianco al Teatro Bellini, il Girasole, delizioso, gestito da questa ragazza molto simpatica. Gli porto i bigliettini e vedo che lei si fanno gli occhi pieni di lacrime. Dico, ma se no, quella la taverna gliel'abbiamo data noi ad Alfonso, si chiamava Arariata, cioè la scalinata, ed era un pub gestito da 4 studenti universitari che si divertivano a fare questo. Dico, ma allora chi meglio di te può dirmi se veramente era una taverna borbonica come diceva il grande Alfonso? Ma quale taverna borbonica? Là stavano i signorini. Quindi questa per dire Alfonso come gestiva la faccenda. Cucina borbonica, perché? Perché lui faceva le zuppe, lui era un maestro delle zuppe. Si sa che se la zuppa è fatta bene, il cliente è contento, ma l'oste ancora di più. Per cui lui aveva, e il martedì soltanto faceva la pasta, ma la faceva come diceva lui, l'ardellato, oppure perché così era. Alfonso, se aveva 2 tavoli carini, metteva la scritta completo, perché doveva chiacchierare, doveva fare, tra le altre cose, lui raccontava sempre poesie del grande Viviani, raccontava anche tutta una serie di aneddoti della guerra, eccetera, e noi facemmo 2 conti rapidi, per cui quei fatti che lui diceva di aver vissuto in prima battuta, lui all'epoca avrebbe avuto circa 2 o 3 anni. Ma lui era talmente un affabulatore, fu notato da Turturro, il fatto questa parete è sua e anche un po' mia. Fu notato da Turturro, ha fatto una parte in passione, proprio raccontando una poesia di Viviani, e in questo ristorante, sempre in quel film, c'è stata l'intervista a Peppe Barra, che fa parte del film. Quindi quando siamo arrivati, la prima sera abbiamo aperto la bottiglia di spumante, abbiamo messo la fotografia di Alfonso là per prima cosa perché lui sta in taverna. Poi successivamente gli ho affiancato l'articolo di Turturro, l'abbiamo messo vicino a Viviani e sotto c'è un articolo del primo premio che abbiamo fatto. La Taverna d'Arte nasce alla fine degli anni 90 con il signor Alfonso. Perfetto. Poi nel 2016 l'ho presa io c'è stato un passaggio intermedio di 1 annetto, perché Alfonso ha detto a un'altra persona e poi non aveva più interesse, e quindi la mise sul mercato e io mi sono fiondato proprio. Tanto che dissi o faccio questo oppure non lo faccio proprio, perché sarei rimasto col magone che non poter prendere questa. Lo chef Marco Di Martino lo accompagna fin dalla riapertura. Com'è nata la vostra collaborazione? Come accennavo prima, l'ho visto nascere e abbiamo avuto sempre la stessa visione di cucina e quindi è stato inevitabile. La mamma, che è una carissima amica, ci chiama la sana coppia, perché quando abbiamo aperto, io avevo 60 anni e lui 30. Invece recentemente si è unita al vostro staff anche la chef Viviana Marrocoli. Cosa porterà e cosa ha già portato di nuovo alla taverna? Moltissimo, perché Viviana ha fatto delle esperienze meravigliose anche con chef stellati di calibri grossi, tipo Igor Scorelli, eccetera. Ed ha un modo di gestire la cucina veramente fantastico, per cui è una maniera per uscire fuori dall'ordinario.
nel senso che l'ordinario continua e viene ripartito fra Marco e Viviana, però diciamo tutta una serie di cose, per esempio di pesce che noi non facevamo, lo stiamo facendo. Noi ci fermavamo al baccalà, ai gamberi e al polipo, e invece con Viviana veramente abbiamo trovato proprio un ulteriore passo in avanti, e poi è una ragazza fantastica a cui veramente gestisce la cucina in maniera perfetta, insomma c'è una sintonia perfetta tra i due e sono veramente molto molto contento. Conosciamo il premio Gallotti, ci racconti la storia del piatto e come questa gara contribuisce a mantenere viva una delle tradizioni più autentiche della cucina napoletana? Dunque, il premio Gallotti nasce perché secondo me fare questo mestiere e farlo bene è una grande gioia. Io ho avuto questa opportunità e d'accordo con Marco abbiamo deciso di restituire una parte di questa nostra gioia facendo questa gara fra scuole alberghiere, per cui nel 2023 è iniziato, questo è il primo premio, nel 2024 è seguito, quest'anno lo dobbiamo organizzare ancora, e i vincitori sono 4 scuole alberghiere che si cimentano il primo anno nelle zuppe, il secondo anno nelle minestre, e quindi i vincitori hanno uno stage retribuito da noi di un mese, vengono 3 volte a settimana, retribuito molto molto bene, perché ovviamente non è un mezzo per avere, anzi, e per fare un esempio, nel 2024 ha vinto questa ragazza simpaticissima, la quale i genitori non erano d'accordo su questa strada da prendere, ha vinto il premio, le ha convinti, è andata a fare l'alma, adesso è tornata, si è laureata, e poi venuto di qua a fare la festa di laurea, eccetera. Quindi voglio dire, abbiamo restituito, abbiamo spinto una persona a seguire questo percorso, questa vita, però diciamo in una certa maniera, in una certa direzione, diciamo, per il piacere di farlo, ma farlo bene e non tanto per questioni penali. Siamo con lo chef Marco Di Martino. Marcellino ci ha parlato a lungo della vostra storia. Lei come definirebbe il rapporto tra voi due? Beh, è un rapporto quasi padre e figlio, perché Marcellino mi conosce da quando sono nato. Noi abbiamo cominciato nel 2017, abbiamo iniziato a parlarne nel 2016 di questa cosa. Abbiamo deciso di collaborare insieme, quindi lui mi ha fatto una proposta, ha detto: puoi lavorare per me o con me? E io gli ho detto chiaramente con te. Insomma, penso che la cosa migliore in un ristorante sia proprio avere due figure che sono parte integrante del ristorante, che collaborano e hanno la stessa visione. Quindi, ci racconta cosa l'ha portato ad entrare nel mondo della ristorazione? Innanzitutto il mangiare, perché tutto parte dalla gioia del mangiare, quindi dal vedere i nonni, perché entrambi i nonni cucinavano, per esempio a casa mia, era una poesia vederli, è un bellissimo ricordo. Io credo molto nel concetto di ricordo quando si parla di cucina, di memoria, perché è la cosa più importante che c'è, cioè tutto quello che noi mangiamo ci crea delle emozioni semplicemente perché ci porta a una memoria. La memoria olfattiva è la più potente che abbiamo nel nostro cervello, ecco. Quindi quello che cerco di fare nei piatti è proprio cercare di riprendere quelli che sono i ricordi legati agli odori e chiaramente ai sapori. Parliamo di materie prime. Come vengono selezionati i prodotti all'interno del menù? Beh, questa è forse la parte più difficile, perché chiaramente bisogna anche parlare di economia in questo caso. Quindi un poco alla volta abbiamo cominciato prima con dei fornitori del quartiere, carne, verdure, poi man mano che ci siamo strutturati abbiamo cercato di semplificare tutto il processo proprio di consegna, che poi fa parte di tutte le problematiche che ci sono ogni giorno, e quindi siamo andati a selezionare dei fornitori man mano e chiediamo un prodotto che deve essere assolutamente stagionale, di qualità, possibilmente anche economico, perché bisogna comunque fare attenzione a questo tipo di cose, soprattutto in questo periodo che è complicato. Tutto quanto sta diventando più costoso, bisogna fare attenzione molto a queste cose. Adesso siamo strutturati, perciò abbiamo dei fornitori che ci portano tutto quanto in loco. Dunque, se stasera arrivasse un nuovo cliente e le chiedesse le specialità della casa, cosa le Allora, servirebbe? questa è una domanda che io trovo difficilissima, perché la specialità della casa è un po' una cosa, quindi le altre non sono specialità. In un menù, per quanto mi riguarda, ci devono essere tutte specialità. E infatti quello che noi cerchiamo di fare dal primo giorno è creare dei piatti che siano nostri, non perché noi siamo i migliori, ma perché chi viene a mangiare da noi deve mangiare quello che a noi piace e che vogliamo far assaggiare. Ci sono tanti piatti nel nostro menù che abbiamo dovuto un po'
ci abbiamo messo un po' di tempo a far capire alla gente, però l'importante è che poi quando li mangiano sono contenti. Quali sono le strategie che utilizzate per preservare e promuovere la cucina mediterranea e come trasmettete ai clienti il vostro valore culturale? La cucina mediterranea è, penso, la base della cultura culinaria occidentale, cioè tutto nasce da questo grandissimo, immenso mare che raccoglie così tante culture che però si sono contaminate tra di loro, e oggi si parla di dieta mediterranea, ma pensiamo che c'è tutto il Nord Africa, c'è un poco di Asia anche se vogliamo. Quindi la cosa importante, come dicevo prima, è sempre la stagionalità. Insomma, il concetto di cucina mediterranea proprio è l'esempio calzante di quanto la cucina mediterranea, oltre a essere buona perché segue la stagionalità, che significa anche la localizzazione dei prodotti, cioè i vari microclimi che ci sono nel Mediterraneo hanno permesso all'uomo di specializzare gli ingredienti in base a quello che poteva dare il clima del territorio. Questo ha creato migliaia, miliardi direi forse, di prodotti che oggi sono la base della nostra cucina. Il concetto, per esempio, oggi l'olio extravergine d'oliva, un prodotto che sta diventando sempre più costoso ed è la base della cucina italiana. Penso che l'olio sia quello che più di tutti ha creato il concetto di salubrità della dieta mediterranea, perché utilizzare un grasso vegetale non raffinato ha permesso di creare delle ricette che sono giuste e salutari per ogni tipo di organismo, di essere umano. Noi, per esempio, nei nostri prodotti cuciniamo solo e esclusivamente con olio extravergine di oliva. Chiaramente dobbiamo anche cercare dei prodotti, come parlavo prima, economici, però che siano trattati nella maniera giusta, che non siano raffinati, che facciano bene al corpo. Poi il corpo sa benissimo quello che ci fa bene, quello che ci fa bene è buono, non è vero che quello che si chiama junk food è buono, quello è tutta roba chimica, è solo roba che ci resta nella bocca, è la nostra lingua che ci dà quella sensazione, ma poi tutto il corpo lo rifiuta quel prodotto. Siamo rimasti colpiti da alcuni dei vostri piatti più moderni, possiamo menzionare ad esempio i ravioli alla genovese vegani. Dunque, riguardo a questo binomio tradizione e modernità, qual è la filosofia della Taverna dell'Arte? Tradizione e modernità è una cosa che ormai molti ristoratori, molti ristoranti cercano di spiegare, ed è anche giusto, forse è anche quello che facciamo noi. Però che cosa è la tradizione? Cioè, che cosa vuol dire un piatto tradizionale? Oggi nella nostra memoria sono tutti piatti nati nel dopoguerra che stanno nella nostra testa, ma prima del dopoguerra in Italia si mangiava veramente non come oggi, cioè non c'erano tutti i prodotti che ci sono oggi. Poi dopo il dopoguerra c'è stata anche una grandissima operazione di marketing sulla creazione della cucina italiana, e oggi abbiamo questo concetto di tradizione. Ora, io penso che la tradizione in cucina non esiste, nel senso che si parla di memoria, cioè noi abbiamo dei ricordi che sono legati a tantissime cose, e spesso sono legati a odori, sapori. Questi ricordi ci riportano ci sono delle sinapsi, qualcosa succede nel nostro cervello che ci fa emozionare. Questa può essere, secondo me, la tradizione. Cioè, io quello che cerco di fare quando stravolgo magari un piatto, ad esempio possiamo parlare della cacio e pepe, noi lo facciamo con un poco di anice stellato, un burro di mandorle, scorzetta di limone, perché ci devo mettere qualcosa di mio, devo pensare che oggi non è più importante la quantità quando ci si siede a tavola, ma la qualità, perché la gente non vuole più, è rimasto ancora qualcuno che lo vuole, ma non vuole più abboffarsi e uscire con la pancia piena, ma uscire bene in salute, cioè il concetto di salute che noi abbiamo intrinseco, perché prima parlavamo di dieta mediterranea, nel nostro organismo è intrinseco il concetto di salute, perché noi mangiamo bene, non cresciamo con uova e pancetta la mattina, burro o peggio altri tipi di grassi. Un altro piatto particolare è appunto il raviolo vegano che facciamo, di genovese vegana che facciamo al vapore. Che cos'è? Abbiamo cercato di capire quella che è oggi una tendenza, una moda. La moda è il vegano, la verdura, sempre più vegetariani e vegani ci sono, e non è una cosa negativa, lo dico da chef che cucina anche carne e pesce, è una cosa molto positiva, perché lì possiamo riprendere i concetti di stagionalità, di dieta
di dieta di salute, di dieta mediterranea, assolutamente, perché noi per esempio lì ci sono 4 ingredienti, ci sono cipolle, un po' di carote, sedano e olio d'oliva. Queste poi tecniche chiaramente moderne che permettono di fare le cose fatte bene, che esca un prodotto con una consistenza giusta, ma la cosa importante è che quando mangi quel piatto la tua bocca è abituata, già riconosce quel sapore perché l'ha già assaggiato in passato, quel tipo di sapore. Poi è chiaro che tutto è diverso perché magari faccio degli accostamenti particolari, però l'importante è che quando provi un piatto e lo metti in bocca hai qualcosa di riconoscibile. Dal suo punto di vista di chef, che ruolo ha il vino nella proposta della taverna e come può variare in base alla scelta del cliente? Allora, il vino è un mondo molto molto particolare e ha una grandissima, lì veramente c'è una cultura, perché se pensate a come il vino è nato, cioè semplicemente io immagino nel passato questi chicchi d'uva lasciati da qualche parte, poi hanno visto che fermentavano e bevendoli si conservavano innanzitutto e poi davano insomma questo brio. E oggi cos'è il vino? Come si è nel tempo è diventato un prodotto con tantissime differenze in base a come il terroir, come il clima, se la collina è controsole, non lo è. È un mondo bellissimo e nella cucina è fondamentale perché un buon bicchiere di vino abbinato al piatto nobilità se stesso e il piatto che stiamo mangiando, quindi si completano a vicenda, non fa altro che rimarcare magari dei sapori, richiamarne altri che magari non hanno nascosti e creare quello che è un matrimonio fondamentalmente tra due cose così diverse. Non so se hai qualcosa da dirci sulla collaborazione con la chef Viviana Marropoli, sì, su come ha arricchito la... Ha arricchito, ma soprattutto ha alleggerito quello che era, insomma, è un lavoro tosto, essere sia proprietario che chef è veramente dura perché è difficile interfacciarsi poi con i miei dipendenti, non perché non siano capaci, anzi, ma semplicemente perché c'è una distanza tra noi, non hanno fatto il percorso che ho fatto io, loro sono dei bravissimi ragazzi che ho formato io. Viviana è arrivata e ha portato un bagaglio di conoscenze diverso e ci completiamo, come parlavamo prima del rapporto gatto-vino, possiamo dire che siamo così e lei. Quello su cui io mi sento più debole, magari ho meno esperienza, lei è più forte, per esempio lei su tutto quello che è il pescato è molto più competente di me e magari io sulla carne ho una conoscenza maggiore, quindi cerchiamo di, quando facciamo i piatti è bellissimo perché è come una partita a tennis in cui vinciamo entrambi. Ci palleggiamo idee fino alla fine, immaginate uno scambio Sinner-Federer che non finisce mai e alla fine vinciamo tutti e due perché nel piatto ci ritroviamo, ci riconosciamo e il cliente spero che gradisca tutto questo.